Benvenuti o bentornati sul canale, io sono Michael e oggi vi parlo del mio nuovo piumino da viaggio, The North Face. Lo scorso anno avevo già acquistato un altro piumino da usare in viaggio, di un altro brand, e ne ho parlato in un altro video di cui vi lascio il link da qualche parte qui in alto. Ho usato quel piumino lì in un paio di viaggi e vi devo ammettere che lo adoro. Però, dato che cerco sempre di migliorare la mia esperienza di viaggio, cercando prodotti più adatti alle mie esigenze, ho capito che avevo bisogno di un piumino con delle caratteristiche leggermente diverse. Quindi, dopo alcune ricerche, la mia attenzione è caduta su due piumini in particolare, ovvero l'MT500 della Decathlon e questo piumino qui della The North Face. Devo ammettere che stavo quasi per acquistare l'MT500 della Decathlon perché lo reputo probabilmente il miglior piumino di questa tipologia qui per il prezzo a cui viene venduto. Hanno entrambe delle caratteristiche molto simili, ma la differenza di prezzo è di circa 120-130 euro. Detto ciò, adesso ve lo faccio vedere meglio e vi dico i tre motivi per cui ho deciso di prendere questo piumino per i miei prossimi viaggi invernali. Il primo motivo è la sostenibilità. Sto cercando infatti di stare sempre più attento a questo aspetto qui quando acquisto qualcosa, e in questo caso questo piumino qui è realizzato in gran parte da materiale riciclato. Il secondo motivo che mi ha spinto ad acquistare un piumino del genere è la facilità di lavaggio, semplicemente perché col piumino che ho acquistato l'anno scorso ho avuto alcuni problemi durante i lavaggi. Infatti, dovendolo lavare ogni volta che rientravo da un viaggio, ho rischiato di rovinare l'imbottitura interna. Invece in questo caso il lavaggio dovrebbe essere più semplice e inoltre inizierò anche ad asciugarlo in asciugatrice a basse temperature, aggiungendo, come consiglia The North Face, 3 palline da tennis per evitare che si formino dei grumi all'interno e quindi distribuire meglio l'imbottitura. Inoltre, essendo anche più sottile e più leggero, dovrebbe anche asciugarsi prima quando rientriamo da una breve passeggiata sotto la pioggia. Questo piumino qui, come tanti di questa categoria, non è completamente impermeabile, ha un trattamento idrorepellente che aiuta a far scorrere l'acqua, però sotto la pioggia battente inizierà a bagnarsi l'interno, ma essendo così sottile si asciugherà facilmente, a differenza del piumino che avevo acquistato l'anno scorso, che per asciugare, essendo molto più spesso, aveva bisogno di molto più tempo. Infatti nel mio ultimo viaggio, di cui vi lascio il link della serie 4 città in 96 ore, ho portato con me naturalmente il piumino che avevo acquistato l'anno scorso della Napapiri. A Vienna in particolare ho camminato per diverso tempo sotto la pioggia e una volta rientrato in hotel il piumino ci ha messo praticamente tutta la notte ad asciugare. Il terzo motivo per cui ho deciso di acquistare un piumino del genere è probabilmente quello più importante, ovvero la comprimibilità e la leggerezza di questo piumino, che lo rendono facilmente trasportabile. Ad esempio, quando ci troviamo negli aeroporti, sappiamo che fa veramente molto caldo, hanno il riscaldamento a palla e quindi tendiamo sempre a toglierci il piumino da dosso. Con questo piumino qui, invece di tenerlo in mano come facevo col precedente, la mia idea è quella di piegarlo su se stesso perché è veramente molto comprimibile, e questo mi permetterà di inserirlo all'interno dell'elastico presente nel mio zaino The North Face Borealis Classic. Questo piumino qui ha un prezzo di listino di 220 euro nella versione col cappuccio. C'è anche un'altra versione senza cappuccio che dovrebbe costare 20-30 euro in meno, però io preferisco solitamente i piumini col cappuccio. Se comunque riuscite a trovarlo in saldo come ho fatto io, potreste arrivare a pagarlo 120 euro. Infatti con l'MT500 in questo caso la differenza era di soli 20 euro e per questo motivo ho preferito questo piumino qui. Questi quindi sono i motivi per cui io ho deciso di acquistare un piumino del genere. Come avete visto, cerco sempre di provare a acquistare dei prodotti che migliorino anche di poco la mia esperienza di viaggio, e ogni qualvolta ne trovo uno provo a condividerlo con voi che siete appassionati di viaggio come me. Bene, questo video adesso termina qui, spero che vi sia stato utile. Se è così vi chiedo di lasciare un like per sostenere il canale e di iscrivervi in modo da rimanere in contatto, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!